tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Il mio nome è Federica, se ancora non mi conoscete. Ho 26 anni e sono una ballerina professionista. Mi sono diplomata a Milano all'Accademia della Scala e lavoro nel corpo di ballo del Teatro Nazionale di Praga. Oggi è mercoledì 20 agosto e 2 giorni fa, lunedì, è iniziata la mia 7ª stagione qui a Praga col Czech National Ballet. Questo video è un vlog, vi sto portando con me nella mia giornata perché è sicuramente un periodo molto importante visto che è un nuovo inizio. Su questo canale YouTube vi parlo della mia vita da ballerina, vi porto con me tra prove, spettacoli, tournée, lezioni, vi parlo anche di veganismo, alimentazione vegetale e diritti degli animali. Se questi argomenti possono interessarvi, mi raccomando, non dimenticatevi di cliccare nel bottone qui sotto, iscriviti, per non perdervi i prossimi video, recuperare quelli passati se vi va e supportarmi. Grazie mille se lo farete. Stamattina ho fatto lezioni di danza classica e poi delle prove. Ora sono in pausa pranzo e tra un quarto d'ora circa comincerò con altre prove fino alle 6. Stiamo provando il balletto Coppelia perché già tra 2 settimane saremo in scena. Ho avuto infatti un mese e mezzo circa di vacanze estive in cui sono stata a Palermo in Sicilia con i miei genitori e già per ora sono tornata a pieno ritmo qui a lavorare e a fare le prove a Praga. Che dire, ho tantissimi dolori muscolari perché sia lunedì che martedì, quindi ieri e l'altro ieri, ho fatto tutto il giorno prove su prove e nonostante in estate comunque mi sia tenuta in forma perché ho sempre fatto un po' di allenamento, non è la stessa cosa perché ora veramente in questi giorni sto con le punte dei piedi a danzare, sto in piedi praticamente tutto il giorno e infatti già il mio corpo inizia a risentirne, ho i primi doloretti sia ai piedi sia alle gambe, però sono sicura che è solo una questione di tempo e che dovrei riabituarmi presto a questi ritmi molto molto serrati. Comunque io spero veramente che il video vi piacerà e buona continuazione. Ecco la cena di stasera. Ho fatto delle fette di pane tostato, 2 con avocado e una con salsa tahina con del pomodoro. E qui abbiamo tempeh, piselli, carote e cipolla cotti in padella. Buonasera, sono appena rientrata a casa da lavoro. Solitamente quando finisco le prove alle 6, poi il tempo di fare la doccia, tornare a casa, si fa già ora di cena. Infatti mi metto subito a cucinare e poi mangio insieme al mio ragazzo e poi ci guardiamo magari qualche film o serie TV fino all'ora di andare a dormire. In realtà però negli ultimi giorni mi metto anche a studiare ceco perché infatti qui a Praga la lingua ufficiale è il ceco e io nonostante viva a Praga da oltre 6 anni comunque ancora non lo parlo. Negli anni passati avevo un libro di grammatica e quindi qualcosina la conosco e in più vivendo qua, avendo tantissimi amici cechi, anche il mio ragazzo è ceco, ovviamente la lingua la conosco un pochettino, la capisco, riesco a comprendere le cose di base, però mi piacerebbe saper parlare, quindi mi sono iscritta a questo corso intensivo di 3 mesi fatto tutto online, quindi questo insegnante ogni settimana mi fornisce dei compiti da svolgere e poi la domenica me li corregge, insomma ci vediamo in chiamata, videochiamata al computer e ne parliamo.
e spero che dopo questi 3 mesi riuscirò a aver acquisito comunque delle forti basi che mi permetteranno poi di continuare a studiare e migliorare nella lingua in modo autonomo. Comunque ho la fortuna di vivere con il mio ragazzo che appunto è cieco, che mi aiuta moltissimo e sono super contenta. Vi mostro già subito questo piccolo libricino che la maestra mi ha detto di comprare, che è sulle leggende di Praga, che è un libro che si chiama Prosa adattata per il livello A1, A2, che è il mio, con qualche esercizio, quindi è molto interessante, e poi farò anche degli esercizi al computer. Quindi sì, in questi giorni la mia routine è questa: lavoro al mattino fino al pomeriggio e poi la sera dopo cena mi metto un po' a studiare, oppure quando sono troppo stanca semplicemente mi riposo. Oggi durante le prove è venuto il direttore in sala, quindi un pochino, nonostante mi conosca da tanto tempo, devo sempre dare il massimo quando c'è lui che guarda, perché voglio fare bella figura, però alla fine della prova ero distrutta. Abbiamo provato Le amiche di Coppelia, che è un pezzo bellissimo che mi piace un sacco danzare. E quando è finita la prova mi sono seduta per terra, mi massaggiavo le gambe e ho realizzato che privilegio essere stanchi per aver fatto ciò che si ama, che privilegio avere la muscolatura dolorante, avere le dita dei piedi piene di vesciche per aver danzato, per aver fatto un qualcosa che è sempre stato il mio sogno fin da quando sono bambina, e quindi ho avuto questo momento di gratitudine, e è quella gratitudine che mi permette comunque di andare avanti, perché considerate che io ho sacrificato la mia intera infanzia e adolescenza per questo sogno, e però nonostante io già l'abbia realizzato da molti anni, a volte me ne dimentico e a causa della routine do per scontate certe cose che teoricamente non dovrei dare per scontate, come semplicemente il fatto di essere pagata per fare quello che amo. Quindi ogni volta che dico che sono stanca non lo faccio per lamentarmi, è un dato oggettivo il fatto che il corpo, i muscoli si stanchino, però io sono sempre contenta di sentire che i miei muscoli sono stanchi, perché vuol dire che sto lavorando e soprattutto che sto facendo una cosa che mi piace e che mi dà anche molta soddisfazione. Ne approfitto per collegarmi brevemente al mio romanzo autobiografico, che è proprio qui. Si chiama La bambina che amava danzare ho raccontato in questo libro la mia storia con la danza, dalla prima lezione quando avevo solo 5 anni fino al mio diploma in accademia a Milano. In questo libro ho raccolto i momenti più importanti dei miei primi 19 anni di vita, tra emozioni, gioie, soddisfazioni, ma anche momenti di sconforto e di nostalgia, perché mi sono trasferita a Milano da sola a soli 15 anni. Nei primi 3 capitoli racconto com'è nata la mia passione per la danza, i primi concorsi, le prime vittorie, e poi dal quarto al sesto racconto invece i miei 3 anni in accademia a Milano. Io sono sicura che se anche voi amate la danza, questo libro fa il caso vostro e dovreste leggerlo. Io l'ho scritto rivolgendomi alla me del passato. Sono sicura che se l'avessi letto prima di cominciare questo percorso l'avrei affrontato con molta più serenità. Io vi lascio in descrizione il link ad Amazon per acquistarlo, ma si può trovare anche in altri siti di librerie online, si può anche ordinare nelle librerie fisiche in Italia. Io spero davvero che lo leggerete e che vi piacerà, aspetto sempre le vostre recensioni, le vostre foto. Detto questo, il video termina qui, io spero veramente che vi sia piaciuto. Prima di lasciarvi vi ricordo nuovamente di cliccare nel bottone qui sotto, iscriviti per non perdervi i prossimi video, recuperare quelli passati se vi va e supportarmi, grazie mille se lo farete. Noi ci vediamo molto presto in un nuovo video e vi mando un grande abbraccio. Ciao!